pelo all'erba bianca. C'è da imparare, tanto lavoro da fare. Eccoci qua, al mio secondo weekend di gare a partire da dietro, molto più indietro di quello che avevo in programma. Vi consiglierei di guardare il video precedente per capire meglio perché parto da così indietro. Comunque, bando alle ciance, passiamo subitissimo all'azione perché ci sono un paio di cose che dovremo capire insieme. Vamos! Sarà una gara in rimonta, perché in ottica campionato non sono messo per niente bene. Le gare di Varano sono andate così, però vabbè, era la mia prima volta, quindi ci sta. Però oggi bisogna assolutamente capitalizzare dove possibile. Quindi, obiettivo, una bella gara pulita in gara 1, provo a scalare un pochino la classifica per partire un pochino davanti in gara 2 e poi in gara 2 si va alla caccia della top 10. Tra l'altro oggi gara totalmente asciutta, il che è un po' bene e un po' male. Bene perché vuol dire che probabilmente ci saranno meno incidenti, quindi meno safety car. Male perché io sul bagnato andavo forte, quindi avevo quel vantaggino in più che poteva essermi utile, però non importa. Parto 19esimo in mezzo al gruppone, quindi è assolutamente fondamentale sopravvivere in curva 1 perché immagino che ci sarà veramente un ammucchiamento di quelli belli convinti. L'avete notato tutti? Ho completamente sbagliato il punto di staccata o sono scemo io? No, non sono scemo. Ho completamente sbagliato, tra virgolette, il punto di staccata, però qui bisogna mettere un secondino in pausa il video e fare un viaggio nella mia psicologia, perché c'è una spiegazione a questa cosa. In bagarre so di perdere veramente tantissimo in staccata. Non ho fiducia nella macchina, non ho fiducia nel forzare le staccate come dovrei e quindi perdo tantissimo tempo e in una partenza come questa inevitabilmente vado a perdere posizioni. Questo è un feeling strano perché riflette esattamente una paura che io avevo nello sci freestyle con un trick in particolare. Avete presente quando fate una cosa con estrema regolarità? Con talmente tanta tranquillità che vi viene spontanea. Ecco, per me quello era lo switch right double 1000 safety, che è un trick, adesso ve lo faccio vedere. Sick one. Poi è arrivato un bel giorno ad una gara, l'ho fatto e per qualche strano motivo ho preso una pigna assurda. Ed è un feeling bruttissimo perché passi da fare una cosa con semplicità e con spontaneità e tutto d'un tratto ti fa paura e non capisci il motivo. Un giorno ti viene semplicissima, il giorno dopo ti fa cagare sotto. È successo perché ho sottovalutato il trick, l'ho fatto di istinto, non di tecnica, e questo tipo di errori si pagano veramente molto. Questo è successo prima nello sci ed è stata una cosa che ci ho messo 1 anno e mezzo quasi a recuperare quel feeling. E purtroppo mi è risuccesso con le Legend. Ero a Castelletto e c'è una staccata un pochino tecnica con un tornantino stretto subito dopo che facevo molto bene, mi sentivo sicuro. Un bel giorno cos'è successo? Ho iniziato a farla di istinto senza più pensare a come farla di tecnica. La facevo così come mi veniva, bloccagione, dritto contro le gomme a 70 all'ora e mi sono spaventato. Da quel momento purtroppo il feeling è assolutamente crollato. Forzare le staccate mi fa paura, non ho un buon feeling con la macchina in frenata e questo mi porta sempre ad anticipare le frenate e quindi a perdere posizioni. Quindi, che cosa bisogna fare?
Nell'immediato non c'è moltissimo da fare, devo ricostruire il feeling, ci vorrà del tempo perché devo pian pianino andare a recuperare quel feeling che ho perso, però ci sono lati positivi e lati negativi di questa cosa, quindi il lato negativo ovviamente è che perdo tanto tempo e tante posizioni, il lato positivo invece è che entrando un pochino più piano in curva sono sicuro di non entrare molto scomposto e magari slittando e ho tanta trazione in uscita, come vedrete molta più trazione dei ragazzi che correvano davanti a me. Ed è subito safety car. Classicone delle Legend, ma vorrei capire che cosa è successo perché non ho visto l'incidente. Che punto strano per un incidente. Tra l'altro si arriva dal rettilineo lungo, quindi chissà che cannonata per essere usciti lì. Vabbè, concentriamoci. Non so in che posizione io sia, ma non credo di averne guadagnate molte, forse una. La gara è lunga, l'importante è non fare cazzate. Ok, quindi so di commettere questo errore, ma non posso stare qui ad aspettare che si risolva da solo. Quindi in staccata so che andrò sempre a perdere, ma in percorrenza, in trazione e in scia posso recuperare, quindi devo concentrarmi al 100% su questo. Ma ricordiamoci una cosa importantissima che vale per tutti gli sport. Gli altri commettono errori quando sono sotto stress. Quindi quello che devo fare adesso è mettere pressione a quello davanti a me, aspettare che commetta un errore e in quel momento prendermi il sorpasso. Da lì è partita una rimonta per chiudere il gap con quelli davanti. Avevo più ritmo perché fortunatamente a girare da solo avevo un buon passo, mantenevo un ritmo molto costante, il che era buono, gli stavo recuperavo tantissimo nel terzo settore, poi purtroppo nel primo settore perdevo qualcosina, quindi c'era questo effetto elastico che stava iniziando davvero a darmi tanto sui nervi, perché gli arrivavo sotto, c'ero quasi per prenderlo e poi lo perdevo e quindi stavo iniziando un po' a sclerare, però mi sono detto Ian, stai calmo, la gara è lunga, lo prendi perché stai andando più forte. Ma ecco che ci sono, gli sono attaccato, adesso devo assolutamente passarlo. Sembra uno scherzo. Sembra davvero uno scherzo. Gli arrivo sotto, teoricamente tra l'altro lo passo perché avevo una ruota davanti e con la coda dell'occhio vedo la bandiera gialla. Quindi gli ho ceduto la posizione perché non ero convinto di essere davanti e mi accodo e si parte per un bel tour di safety car, il secondo purtroppo di questa gara. Che poi, proprio in quel momento dovevano mettere la bandiera gialla. Non fraintendete, la bandiera gialla era assolutamente corretta perché Capelli era girato in mezzo alla pista e c'era una situazione di pericolo, però poteva girarsi, non lo so, 100 metri dopo, un pochino dopo, almeno facevo in tempo a sorpassare quello davanti a me. Quindi, gara finita sotto safety car, ho recuperato tutto quello che potevo, però purtroppo le safety car ogni tanto ci bloccano un po' e quindi si rimanda tutto a gara 2. Adesso c'è da capire come migliorare per gara 2 perché come avrete capito non c'è assolutamente tempo da perdere. Il guidato non è poi così tanto, su 20 minuti di gara, come avrete visto in questa gara qui, con 2 safety car alla fine si guida 8 minuti circa. In quegli 8 minuti bisogna assolutamente capitalizzare senza fare cazzate, perché se io in quegli 8 minuti faccio cazzate, sono io a creare la safety car e non va tanto bene.
Quindi il feeling sta pian pianino tornando. Direi che ci siamo, c'è solo da concentrarsi, capire e prepararsi bene per gara 2 perché mi sento davvero di poter fare bene. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate un like, commentate se i video vi stanno piacendo e ci vediamo nel prossimo episodio che arriverà a brevissimo. Ciao!